Vicino a Bologna si trova Riola, sede del prestigioso Museo Internazionale dei Tarocchi, che visitiamo con grande curiosità. È stato aperto in giugno 2007 come ufficialità. 2 anni prima come raccolte online. Abbiamo fatto prima un sito per annunciare l'apertura ed è stato quello che immediatamente ci ha consentito di trovare proprio addentellati laddove non credevamo ci fossero. India, Nuova Zelanda, appunto, America. Quindi hanno cominciato ad affluire opere che si sono aggiunte a quelle che avevamo già raccolte. Questo ci ha permesso poi nel giugno del 2007 di inaugurare la presenza di un luminare dei tarocchi americani che è Robert Place. Che è venuto apposta da New York per fare il taglio del nastro. Sì. Ah, wow. Dove deriva la vostra passione dei tarocchi? Perché per me nasce proprio così come curiosità da molto molto giovane, prima di 20 anni, dove proprio vedevo le immagini e le leggevo come si potrebbero leggere le figure, un po' quasi fumetti, quindi in maniera molto così, ecco, molto semplicistica, devo dire. Però poi questo ha dato via alla ricerca, allo studio e via via, insomma, poi alla passione, questa naturale. È stato complice una bottiglia dello Stock 84. Negli anni passati già c'era l'usanza di legare dei gadget. In quel caso c'era un mazzo di tarocchi e quindi anche lì istintivamente l'ho preso, ho cominciato a tradurlo in parole e poi dopo chiaramente poi nel 92 c'è stato l'incontro con Morena e l'idea di mettere su un'associazione che poi nel tempo si è trasformata nel museo. E sono tutte opere di vostra proprietà oppure? Il 3/4 provenuto da donazioni, 3/4 su una base, diciamo, sì, almeno 1/3 che è stata acquisita. È innegabile che molte opere arrivino continuamente, devo dire non passa settimana. Ho appena catalogato una 30 di lavori arrivati un po' da tutto il mondo e ne ho già altri 5. Wow. Questo ci ha fatto capire che la materia dei tarocchi all'estero è trattata in un modo diverso, già come disciplina, quasi come scienza o comunque come materia di studio. Qua, nonostante i tarocchi nascono in Italia, la loro origine sia proprio nostra, nel Rinascimento, però c'è da dire che pregiudizi sì, ancora sono più fumosi, sono borderline, tarocchi per molti sono anche mondi non troppo seri o comunque che vanno al di là un po' di quello che dovrebbe essere visto, per cui anche questo non è una cosa che aiuta la materia. Già dall'antichità furono arte, perché i primi tarocchi sono delle splendide opere d'arte. Per fortuna oggi l'Accademia di Bergamo è riuscita a mettere di nuovo in mostra uno dei più antichi mazzi e avvicinandosi si può vedere che non sono carte da gioco, sono dei piccoli quadri. Quindi è proprio arte alla quale hanno concorso i maggiori nomi dell'epoca e poi via via ancora Salvador Dalì, Guttuso, insomma anche tutti i nomi contemporanei più importanti sono passati attraverso i tarocchi, che porta poi anche, diciamo, un'evoluzione anche interiore, perché lavorando sugli archetipi chiaramente poi si trasforma qualcosa all'interno anche della propria arte, della propria persona. Quindi Tanto sono 3 le città che si contendono questa origine, tra cui una è Bologna per una nota stamperia e soprattutto 2 città per le vie delle corti rinascimentali, quindi Milano e Ferrara. Nascono a scopo celebrativo, per cui abbiamo un matrimonio appunto dei Visconti Sforza che danno poi adito ai 3 mazzi, diciamo, classici proprio dei Visconti Sforza. Disegni che comunque richiamano la stessa simbologia ma con le sfumature diverse, che adesso sono un po' sparsi nel mondo. Come gioco di carte nascono, quindi a scopo ludico, con però dietro uno scopo celebrativo, quindi celebrare le grandi imprese e le epopee di famiglie che comunque pretendevano origini divine, naturalmente, per cui dal momento che nei tarocchi c'è tutta la scala dell'umano, dello scibile, che quindi parte dal matto, che nei tarocchi dei Visconti Sforza sarebbe il misero, quindi l'ultima ruota del carro, ecco, quindi praticamente quello che non conta niente, il misero, il miserabile, quindi dall'ultima persona
a quella più importante che è il Papa, oppure non lo so, l'imperatore, via via c'è il mercante, poi c'è quello che guida i carri, poi dopo via via si va attraverso le sfere celesti fino ad arrivare al demiurgo che sarà del mondo e quindi il creatore. Il creatore che non è più Dio naturalmente, ma è il principe, e quindi lì abbiamo il grande cambiamento del Rinascimento, dove è l'uomo che si propone proprio come creatore. Cominciamo a vedere che le 22 arcani maggiori sono come 22 lettere dell'alfabeto ebraico e che potrebbero avere origini egizie e che eccetera eccetera, però ecco si favoleggia anche tanto, ma va bene perché nei tarot ci sta anche questo aspetto. E qui troviamo la storia che conosciamo di più, che è proprio quella legata alla cosiddetta divinazione, cioè proprio la cosiddetta lettura del futuro, che però insomma alle origini non era proprio così. Stanti alcune persone che dicono che avevano origine da, non so, da mondi Atlantide o altri mondi, dalle terre di mezzo, insomma, eccetera. Anche perché noi abbiamo stimolato spesso gli artisti creando dei mazzi fatti su nostro progetto, come un progetto, essendo anche casa editrice, che poi ha avuto la pubblicazione di 4 mazzi che si chiamano Litera Tarot. Sono divisi per continente, quindi c'è un mazzo americano, un mazzo europeo, un mazzo asiatico ed un mazzo dell'Oceania, dove abbiamo chiesto agli artisti, in questo caso 22 artisti diversi, uno per ogni carta, di scegliere un testo, un libro che per loro significava il dono da fare all'umanità futura, quindi il libro da salvare in un qualche modo, e di abbinarlo, questo testo, a una carta e creare l'immagine di conseguenza. Quindi molti di questi artisti hanno fatto anche solo quella carta ispirandosi a queste cose, però abbiamo artisti che noi tendenzialmente pubblichiamo mazzi con i 22 arcani maggiori. Il mazzo è composto da 22 carte, 21 numerate e una senza numero, 21 con il nome e una senza nome, la morte appunto. Questo è il matto, il senza numero, quindi quello che può stare all'inizio o alla fine del mazzo, è la giuntura e la sutura delle 22 carte che si compongono in un cerchio, la materia prima da quale parte poi tutto il percorso dei tarocchi. Poi questa viene chiamata la strega, in realtà è la carta 1 che è Bagatto, o il mago, è praticamente la rappresentazione di un giovane uomo che di fronte a sé ha un tavolo con tutti gli elementi, fuoco, terra, aria, acqua, quindi non si sa se l'opera andrà a buon fine o meno, ma certamente ci sono tutti gli elementi per poter giocare le proprie carte. La carta numero 2 è raffigurata da una grande sacerdotessa, viene tradizionalmente chiamata la papessa, quindi una donna assisa su un trono con un libro tra le mani, la capacità appunto quella di leggere meglio gli strumenti che ha a disposizione il bagatto per poter poi continuare il viaggio. L'imperatrice è un altro femminile, ecco, lo si vede nella differenza, decisamente più seduttivo. Anche qui si vede più seduttivo, perché è proprio l'immagine della donna, e quindi l'imperatrice è colei che comunque si connette anche al principio della fecondità, della nuova vita, e quindi obiettivamente di un femminile che è anche artefice della propria storia. E dopo l'imperatrice, l'imperatore, questo personaggio che in un qualche modo deve custodire il proprio regno, il proprio confine, quindi agire in maniera più concreta proprio anche nella protezione di quello che è il suo avere. Il corrispettivo della papessa è il Papa, è un personaggio assolutamente più austero. Il pontefice, si sa, è colui che fa i ponti e che quindi crea la connessione fra il mondo diciamo ordinario e quello spirituale, quindi è il punto di contatto proprio dell'alto con il basso. Gli amanti, l'innamorato, un uomo che deve scegliere tra 2 donne, appunto. Se il Papa fa da pontefice, è il momento quello dell'innamorato di scegliere la direzione verso la quale andare, abbandonare quello che può essere lo studio, la conoscenza, e andare più sulla propria vita, scegliere quello che è. Naturalmente scegliere significa comunque distaccarsi da qualcosa, quindi dover abbandonare qualcosa per poter proseguire. E nel momento in cui si sceglie, ovviamente si prende una strada,
e questa strada poi andrà percorsa con il carro, quindi che è il mezzo di locomozione, metaforico o meno, che comunque ci porta dove dobbiamo andare, quindi è anche la carta che va a rappresentare il raggiungimento degli obiettivi. Coronati dalla giustizia, evidentemente la dea Temi, la dea diciamo che sovraintende a quella che è il percorso. Giustizia è una carta che rappresenta appunto le regole, le norme che devono essere seguite all'interno di questo percorso, non solo le regole e le norme esterne, sociali, soprattutto anche quelle che fanno parte del nostro percorso. Quindi parliamo proprio di nuovo di un cammino, abbiamo visto un cammino, questa diventa proprio la regolamentazione, e con l'eremita è una regolamentazione che diventa un po' il cammino individuale, il cerca te stesso di Diogene, e quindi è un po' l'applicazione, se vogliamo, della bilancia, quindi il trovare l'equilibrio in sé attraverso la conoscenza. La ruota della fortuna, uno dei simboli più antichi che noi abbiamo a disposizione, rappresenta proprio la vita. Fortuna in questo caso non è il colpo di fortuna, ma è semplicemente entrare nella propria vita. Fortuna deriva etimologicamente da fatto, destino, vita, quindi muovere la propria vita, appunto. Se sei eremita, quindi se hai raggiunto l'obiettivo, puoi direzionare la tua vita cogliendo le chance e le opportunità che arrivano, non aspettando le chance e le opportunità. Nel momento in cui si coglie quello che è il centro, ecco il seme di cui si parlava prima, e lo si identifica, si ottiene la forza, che non è solo la forza fisica, ma è la forza che ci indica il valore delle esperienze e che ci apre una nuova visuale, la possibilità di mettere in pratica ciò che prima era solo un'idea, quindi di traduzione. Si riparte da qua perché i tarocchi sono un circolo come una ruota, e quindi praticamente questa è la carta sotto, subito, ecco, come fosse un cerchio, ed è l'appeso. L'appeso è l'unica carta a testa in giù, richiama il grande sacrificio di Odino. Sacrificio, quindi fare sacro. Per fare sacro forse in certi momenti devi abbandonare anche gli ottenimenti che hai ottenuto e guardare le cose da punti di vista diversi, uscire un attimo anche da quelli che sono gli schemi che ti sono stati imposti. E gli schemi vanno anche rotti, perché è anche vero che non è solo rivoluzione distruttiva, ma la rivoluzione è anche proprio, diciamo, il movimento degli astri, che è rappresentato dalla morte, che quindi la morte è parte della vita, quindi è un continuum. Nel momento in cui si chiude una porta, poi dopo si riapre qualcos'altro, nel momento in cui cessa in qualche modo un'esperienza, di nuovo ha inizio un'altra. In fondo è come il taglio del cordone umbilicale che fa cessare un certo tipo di vita e ne fa iniziare una nuova. Quindi la morte è la grande trasformatrice. E che la morte non corrisponda a una morte, ma corrisponda a una nuova vita, lo dimostra la carta che segue, è la temperanza, una delle virtù più importanti del passato, che rappresentava proprio il evitare quelli che potevano essere gli eccessi, quindi il troppo o il troppo poco, la via di mezzo, facendo fluire da due anfore, una in alto, una in basso, la vita, lasciando quindi con maggiore fluidità scorrere la vita. E nella vita c'è anche il fuoco, nell'acqua c'è anche il fuoco. L'acqua di fuoco era l'acqua degli alchimisti, quindi l'acqua ignea, quindi l'acqua che comunque corrode e trasforma la materia. Questa è anche la caratteristica del diavolo, che non è il diavolo cattolico o non solo, ma è praticamente l'energia primordiale, il cosiddetto Big Bang, quindi il grande caos da cui nasce la vita. Quindi questo è il potere dato non dallo studio, non dal cuore, non dall'intelletto, non dall'esperienza, ma da un'altra cosa, che è un'energia magnetica che non si può imparare perché è parte di un fascino personale. Ovviamente può diventare anche molto distruttivo, perché essendo un magnetismo potente può attirare sia il bene che il male, è evidente. C'è la torre. Se lo prendiamo un po' come un percorso tipo quello di Dante, una volta che siamo arrivati al diavolo, nel punto più basso degli inferi, a questo punto bisogna risalire. Per risalire bisogna abbattere, la torre è un edificio che crolla, bisogna abbattere le sovrastrutture, i condizionamenti e lasciare libero il proprio io di fluire in maniera
in maniera potente. Ne manca una, ma cosa manca? Comunque non lo so. Intanto le stelle, allora intanto il fatto che le stelle vengano dopo la torre la dice lunga, quindi anche la distruzione, diciamo, che poi non fa altro che aprire la struttura e poter permettere nuove vie, insomma la dice lunga. Quindi obiettivamente la stella è quella che incontriamo, quella che guida, e quindi quando c'è una connessione dell'alto col basso si entra in uno dei temi più importanti, che non è né fortuna né sfortuna, ma è il tema della propria vita, e non c'è ogni vita è unica, e questo è proprio la carta che lo designa in modo preciso. Nel momento in cui si entra in una dimensione di questo tipo non c'è più né positivo né negativo, ma c'è solo la propria storia. La luna, la carta numero 18. Il numero 18 da sempre è associato alle grandi divinità femminili. La luna è la divinità femminile che ci insegna. A questo punto le stelle, la carta precedente, siamo nel buio della notte, quindi seguiamo la nostra stella, non c'è più bisogno di guardare con gli occhi. A questo punto la luna ci insegna a sentire, ad ascoltarsi e a percepire quella che può essere la strada. Ci potranno essere dei tranelli, ci potranno essere delle trappole. Andare avanti con il cuore, con l'anima. Nel momento in cui si realizza questo, si è sotto la luce del sole, che è l'altra carta, il sole appunto. Il sole illumina la materia, illumina la vita, ci permette di vedere le cose come sono e ci permette di costruire qualcosa con gli altri. È la carta che va a sottolineare l'operatività e l'operosità che si può avere non da soli ma insieme a qualcuno, quindi la costruzione che si fa insieme a qualcuno, tutto sotto la luce e la chiarezza del sole. Ormai siamo arrivati alla fine, quasi alla fine. La carta numero 20, il giudizio, che richiama iconograficamente il giudizio universale, è la carta che appunto ci dice: a questo punto sei pronto per rinascere. Un bambino emerge dalle tombe, l'uomo nuovo è pronto per realizzare la sua opera. Si dice che il bimbo sia cotto. E questa è l'ultima carta, che è il mondo, e in effetti non manca niente di questa, poi andava qua, ma comunque va bene. Ed il mondo è la conclusione. Se nel bagatto abbiamo visto tutti i 4 elementi, fuoco, terra, aria, acqua, qua si realizzano, quindi le ipotesi diventano tesi, quindi tutti gli strumenti sono giunti al compimento e il mondo è la carta della realizzazione. La cosa che è importante è proprio vedere la circolarità, per cui da questo punto si ripartirebbe in questo modo, quindi poi dal matto che va, sarebbe qua sotto, quindi va al bagatto, perché obiettivamente l'idea è proprio quella che è un flusso continuo, ma non solo, che obiettivamente proprio rispetto alla domanda che è stata fatta prima, non si può leggere il futuro al 100%, perché questa carta non ha numero e non fa parte del gioco, quindi ci sarà sempre qualcosa di imponderabile, qualcosa di imprevisto che si può incastrare positivamente o meno e cambiare tutto il circolo che vediamo, facendo ripartire tutto o bloccando tutto. Quindi questa carta in fondo rappresenta anche un monito, perché non tutto è prevedibile, non tutto è previsionale. E nel matto abbiamo detto genius, regolatezza, ma abbiamo anche la possibilità, proprio perché c'è il mondo dietro, di avere già un patrimonio particolare e quindi di poter giocare un qualcosa che comunque non fa parte, abbiamo detto, del percorso, ma che può essere come il jolly, appunto, l'inizio di un qualcosa di nuovo e così via, insomma, è il circolo che riprende. Del resto il jolly lo puoi inserire dove vuoi, che rende il significato della carta che manca, e quindi puoi farlo tuo e dargli il valore che vuoi. Se volete fare una brevissima prova, ne prendete uno per ognuno, e che così e li interroghiamo se le porta che significato. Ti dicevo, la domanda non è importante detta, però la papessa potrebbe essere anche una figura femminile. Allora lì dipende, ti posso dire che se si tratta di una domanda affettiva
è un tema che deve essere risolto, perché la papessa è una figura un po' borderline, cioè nel senso non è reale, lo è, ma ha un piede anche in altri mondi. Quindi se parliamo dell'affettività è come un ciclo che deve trovare un piano proprio personale, proprio di approccio, essendo una sola carta. Se è generale proprio sul discorso, non dico lavoro, ma proprio progetto di vita, la papessa apre un mondo importante, perché è il mondo magico, ma è un mondo molto profondo, quindi che richiede anche molto, nel senso che è un mondo che per potervi accedere bisogna abbandonare molto anche il sapere precostituito, entrare in un sapere diverso, che comunque è un qualcosa che è connaturato con la vita, con le cose, con le esperienze. È una carta che può dare molto e chiede molta serietà, e quindi anche un piano e una direzione importante. È una carta incisiva, e la papessa è anche una figura, è la sacerdotessa. Ecco perché dicevo, se la figura femminile, tu capisci che la sacerdotessa in coppia non ci sta proprio bene, essendo sacerdotessa, no? Quindi è chiaro, se è una visione un po' più generale su una via, ecco che allora diventa invece una carta di potenzialità enormi. Ma torno a dire, lavorare su dei confini così bisogna essere molto saldi. Ed evitare soprattutto di continuare ad accumulare. La papessa può avere la tendenza a non essere mai soddisfatti, quindi continuare a leggere. Già vero. Giudizio. Il giudizio, appunto, sai, non ho fatto nessuna domanda. Le cartine legge. Il giudizio è l'angelo che suona la tromba e richiama alla vita i morti. Nel senso, morti naturalmente come metafora, parti che non vivono più, che sono nascoste. È come se fossi chiamato, e quindi sarai chiamato a qualcosa, a un'esperienza, a un momento di vita, a un progetto non comune ovviamente, e dal momento che non è comune questo progetto, questa chiamata andrà a toccare delle parti che è un po' che non lavorano, quindi è una parte di risveglio emozionale e di grande forza. Sì. Di rinnovamento. È un rinnovamento senz'altro, ma anche, può essere un rinnovamento anche che richiede proprio l'arte, mettere in gioco di più la propria arte. Suona sempre la tromba, che è uno strumento musicale, quindi c'è qualcosa che deve uscire, anche forse a livello di comunicazione. Che è il doppio numero giusto, 20, no? 2 volte 10, sì, è il doppio del 10, sì. Se dico 33 per dire, c'è qualcosa, no, veramente. 33 non ci sono le carte, erano 22. Ci sia un collegamento particolare, però ecco, dà molto l'idea, cioè se un angelo richiama alla vita i morti vuol dire che qualcosa è morto, ecco, e quindi c'è la nuova vita, sei chiamato a una nuova vita, questo è importante, non a ripetere le cose. Esatto, e soprattutto sì, visto che potrebbe anche riproporre cose del passato per vedere se ne abbiamo capito, oppure se le vogliamo ripetere come le abbiamo fatte nel passato, ricadendo nello stesso errore, perché il risveglio dei morti è il passato che ritorna anche Quello, cioè. sì, e bisogna saperlo riconoscere, anche perché se lo fai rientrare non lo puoi più riarchiviare, lo devi risolvere. Bene. È chiaro che è una carta complessa, perché è poi solo una, però dice anche che alcune parti in effetti le hai trascurate. Sì. E non le puoi mettere via ad appannaggio di altro, magari sei più bravo, sei portato, sei... Sì, perciò dicevo anche arte, cioè cose che magari adesso vanno un po' compiute, messe in ordine. Dopo c'è il mondo poi, è la realizzazione, quindi. Questo? La giustizia? La giustizia, non solo regole, ma canalizzazione,
probabilmente nella giustizia, cioè intanto l'ideogramma proprio parla di 2 piatti della bilancia che devono essere pari, la dea della giustizia appunto tiene una spada, cioè è una carta, se vogliamo, di rigore anche, e quindi forse anche lì dipende dalla domanda, perché è evidente che ecco, se per esempio si parla di una situazione affettiva, con la giustizia si potrebbe pensare anche a un nero su bianco, cioè un qualcosa che si concretizza, perché la giustizia è anche fioniamo per stare insieme con il ratto, ecco, è anche il contratto, quindi lì dipende, ecco, dalla domanda in sé. Evidentemente stanno sul generico, è la necessità comunque di fare un punto forse un po' più chiaro della situazione, ma non per scegliere, per usare meglio le proprie forze, con un equilibrio che non è ancora il massimo, per cui forse il primo richiamo è un richiamo all'ordine, ma all'ordine tuo, non un ordine fatto da un altro, capire il tuo ordine e seguirlo. Infatti spesso la giustizia, quando è un po' difficile da gestire, quando non rispetti la tua giustizia ma rispetti la giustizia degli altri, in quel caso non c'è mai soddisfazione perché non seguirai mai la tua indole e anzi sarai sempre più impotente, perché è chiaro che rispettare la giustizia degli altri significa non rispettare la propria scala di valori, e quindi anche se otterrai il massimo, per te questo massimo non ci sarà mai, avrai soddisfatto qualcuno ma non te. Magic on Bicycle.